L'attesa è finita, per la prima volta in Italia due icone delle arti marziali si incontrano in un evento unico. Sifu Gianluca Fumarola, maestro di Wing Chun, arte elegante e letale, e Senpai Luigi, simbolo del Kyokushinkai, una disciplina di pura forza e resistenza mentale. Due mondi differenti ma uniti dalla stessa passione, esplorare i confini delle arti marziali tradizionali. In questa intervista esclusiva, mai vista su YouTube Italia, metteremo a confronto le loro storie, i loro metodi e le filosofie che guidano queste discipline. Wing Chun contro Kyokushinkai, eleganza contro potenza, tradizione contro tradizione. Questo è l'incontro che tutti aspettavamo. Sei un maestro, dovevi fare male sempre. Si sta bene, Senpai. Per chi ci sta è un posto particolare, no? Capita il loro posto dei sogni, è la loro America, tra virgolette, è il loro Messico. Gli bruciano più macchine lì ogni notte, tipo i film del Corvo, la notte degli incendi. Quello dico, è il loro Messico praticamente. Sì. Ragazzi, il video più atteso penso dell'anno. Io penso che confermate questa cosa, visto l'interesse da quando siamo riusciti a portare video comunque sul Kyokushinkai, sul Wing Chun, a grandissima richiesta. Sono tipo 6 mesi che la gente mi sta rompendo i coglioni. Erwin, ma quando è che porti il Sifu Gianluca dal Senpai Luigi? Esploderebbe internet. E infatti vogliamo vedere come esplode adesso. Oh, mi raccomando, a bomba proprio. Noi vogliamo farlo esplodere, anche perché abbiamo trovato delle persone, come sempre, che si prestano per fare tutti questi confronti verbali, tecnici e tutto quanto, al fine di imparare, al fine di comunque portare in alto una disciplina marziale, e non come hanno fatto magari finora, che è sempre stato un cercare di ti faccio vedere che la mia è meglio della tua, ti faccio vedere che il Pugi, come tanti commenti ci sono stati anche quando abbiamo fatto il video. Ve ricordate prima l'ho fatto con te l'esercizio come difendersi da un No, Pugi. ma mi hai rovinato. Esatto. Quando esco a fare la spesa, ti vedo che mi guarda, ci sei un pugile, ok. Posso fare la spesa tranquillo. E poi l'abbiamo fatto col Sifu Gianluca e tutta la gente che cominciava a commentare sotto. Sì, ma se un pugile ti becca, ma il problema è che dimmi nome e cognome di quel pugile. Cioè mi dici Morello, ti dico ok, mi dici Morello, io già sono in fiducia, lo so. Mi dici che cavolo ne so, un altro pugile di Ivan Zucco, mi dici qualche altro nome, ti dico ok, mi hai detto nome e cognome, ti dico quello. Un attimino. Non stiamo sfidando nessuno, neanche quelli scarsi, che a me non mi va di camminare tipo che sto con... Perciò pace con i pugili, io li amo dalla follia, la verità è. No, questo era solo praticamente per aprire un po' gli argomenti, che la gente pensa ancora che sia la disciplina quella che fa magari la differenza, ma molte volte in realtà la differenza la fa chi è che pratica qualcosa. Cioè, quanti pugili ci sono che arrivano al titolo mondiale? In Italia quanti sono stati? 2 in 20 anni? Cioè, per dire, no? Io, secondo me, non è il discorso del titolo, si pratica per amore. Punto. Non si pratica per sfidare le persone, non si pratica per andare a fare i bulli in giro, non si pratica per dire vieni qua, ti do 2 colpi, non cammini per un mese. Questi sono no, scusa, non arrivi a quei livelli. Non arrivi a quei livelli. No. Io tutti quelli seri, importanti e grossi ragazzi hanno il miele in bocca. Cioè io queste minchiate solo non le so i livelli di chi ha parlato, allora, però poi sono andato a guardare sulla No, ma la maggior parte tu vai a vedere su Instagram che parla di queste cose. Ma se ti becchi un pugile vai a vedere, c'è la foto dei gattini o la foto e noi vogliamo bene anche i gattini, o le foto da boomer, quelle con la faccia da sopra, sai che si fanno il selfie da sopra che guarda la telecamera. Ma in ogni caso i fighter reali, gli artisti marziali reali, quelli che pensano ad allenarsi, io non ho mai sentito uno che fa questi discorsi qua. No. Io non penso mai. Il tempo perché sei sì, è l'atteggiamento mentale che fa la differenza. Chiaro. Io non penso che persone che realmente sanno quello che riescono a fare, di cosa sono capaci di fare, stanno in palestra ad allenarsi. Sì, non hanno tempo. Hanno degli obiettivi, hanno delle... Certo. Poi c'è da specificare una cosa che è importante. Oggi come oggi vedo che
secondo me molto pompata dai media, e io credo che sia così. C'è un approccio alla violenza anche per strada come una figata. Ricordatevi che io ho avuto la disgrazia di dovermi difendere, perché è una disgrazia, mai di aggredire, ma di dovermi difendere. Vi posso dire una cosa: subito dopo ho sofferto, ho sempre avuto paura per almeno 3 mesi, perché quella persona avrebbe potuto anche denunciarmi pur nel torto. Perciò alla fine, ragazzi, la violenza, questo concetto della sfida, di chi è più forte, il sangue, non porta niente di buono, porta solo una vita di catastrofi, di fallimenti, dove perderete tutto. E ve lo dice uno che disgraziatamente anche la strada l'ha dovuta vivere, che non insegna nulla. Perciò non pensate che per strada vi insegnerà. Per strada ci sta chi non ha capito cos'è la vita. Io ho fatto un video appunto in cui parlavo di questa cosa, che tante persone si approcciano comunque alle... Ti devo dire sinceramente, più dagli sport da combattimento, la maggior parte delle persone si approccia pensando già, io faccio pugilato, quindi so già difendere. La realtà dei fatti, la vera difesa poi... Per chi magari è stato in strada, ti è capitato anche a te di far sicurezza? Sì, mi è capitato, ho lavorato per anni nell'ambiente sicurezza, una mini carriera militare, per strade totalmente. Ci sono troppe variabili. Troppe variabili, sì, ti arriva un sasso. Finito il katà. Però una cosa importante che secondo me anche tu glielo devi fare capire: quando ti è capitato e sei tornato a casa, bravo. Vivi male, perché hai sempre la paura di adesso chiamo gli amici, mi aspettano in 3, in 4 e poi comunque sia, anche quando mi è andata bene tra virgolette, in ospedale ci vai. Io ai miei allievi ho sempre detto: non fate i brillanti, perché una volta che tu inizi a avere la difesa personale stai firmando una carta per entrare in ospedale, che potrebbe essere anche il banale punto in bocca, una distorsione, uno strappo, e poi mi strappo la caviglia, mi strappo un muscolo, non posso più lavorare. Quando non è finire in galera direttamente, quando non è risarcire danni, quando non è anche agli occhi delle persone per bene passare con una persona violenta. Ragazzi, queste non sono medaglie, queste sono sputi che vi state sputando in aria e vi arriva in faccia. Cioè, Carusi, fate bravi, studiate, allenatevi, cercate sempre la via delle persone per bene. Il rispetto è la forza, perciò magari vedete noi, io e Sifu, siamo forti fisicamente tutto, ma se a me qualcuno mi spinge io gli chiedo scusa pure che ho ragione. Cioè, sia chiaro. Che questa sia la maestria. Bravo. Il maestro, perché ha la maestria di governare le emozioni, governare la situazione. Bravo. Non è perché faccio Wing Chun da 30 anni, 40 anni, 50 anni, mi spinge, sono in un locale, devo dimostrare in prima a me stesso e agli altri che sono un maestro. Bravo. È proprio così che dimostri di non esserlo. Bravo. Quindi questo penso sia la cosa più importante, anche perché qualsiasi cosa succeda, già solo per uno spintone e ti tiene la giacca, si strappa la giacca, arrivi, sono altri soldi per Cioè io la penso così, parto dalle cose ancora più stupide. Un dente. Sì. Mi partono 2 denti, cazzo, poi vado dal dentista e dici sono 6.000 euro, minchia, ti girano i coglioni. Poi magari hai vinto quella battaglia. Ma che battaglia è? Ma che battaglia è? Cioè, dov'è il premio? Tu diceva, le battaglie vinte sono quelle che non fai. Bravo, bellissimo. Quindi poi la gente avrà sempre da dire: ma come? Io mi ricordo quando lavoravo in discoteca, no? Poi sono successe 2 o 3 cose e quindi si era praticamente creata questa cosa del maestro di Wing Chun, no? E mi chiedo: ma scusami, erano in 3 e non ne hai fatto niente, non li hai tirati giù, ne hai tirato giù un dente. Ma cazzo, ma appunto che... Cioè io cerco sempre di evitare e di gestire la situazione, non è perché un maestro mi deve spaccare la faccia a un altro. Come me, i miei amici quando si andava in discoteca: ma se ho bisogno chiamo te perché fai pure. Ma perché mi devi chiamare? Sono venuto qua per la figa, io in palestra. Sono venuto per la figa a ballare. Uscite per quello, che è meglio. Cioè io andavo in discoteca solo per quello, non andavo lì a pensare sono più forte di quello. Io su questa cosa qua ho allontanato delle persone. Non voglio far nomi, però c'era una persona che uscivamo insieme, era un mio amico ed era un attaccabrighe, cioè lui faceva apposta. E mi ricordo una volta usciti fuori dal giapponese, ho mangiato, esce fuori un cinese con un Mercedes, ha aperto la porta, non gli ha toccato la macchina, lui aveva parcheggiato di fianco, ha iniziato a far casino. Non è successo niente, siamo andati in macchina, ho detto: smettila di fare. Assolutamente. Vabbè, ma ci sei tu, sto tranquillo. Ho detto: no,
Altro, gli ho detto, perché così tu sei una persona che mi sta mettendo in pericolo Esatto. e mi costringe ad allontanarti. Che amicizia è? Ma dai, non un sei amico un mi deve amico. togliere dal problema. Ma certo, Cioè, devi evitare. se io ho un amico che sta per fare una cazzata, lo fermo, non il contrario. Cioè, almeno quello è così un la penso amico. io. Infatti tante volte anche i ragazzi giovani, io la discoteca la vivo settimanalmente, io sempre ai ragazzi dico, quando li vedo grossi magari, oppure meridionali, oppure che ne so dell'est, oppure nordafricani, faccio, ragazzi, se vi stimolano a essere il peggio di voi stessi non sono amici. Sì, ti mettono in pericolo. Perché? Persone Perché si usa questa cosa, già beh, se segni allora tu, e uno per dire esisto anch'io, dice sì io, e fa danno. è famoso. Allora quello non è un amico, quello va allontanato, perché dovete cercare di essere il meglio di voi stessi, non il peggio. E se gli altri vi battono le mani perché avete fatto la rissa, avete fatto i bulli, è solo perché vi stanno prendendo in giro. Siete i pagliacci, e ve lo ripeto ancora, siete i pagliacci della situazione, perché siete quelli che vengono manipolati da quattro scemi Vero. che sono più stupidi di voi. Per farti crescere l'ego e basta. Ma Perché sono neanche, un perché po' alla di- fine un po' ti di stanno ego. pigliando Sì, per il culo, perché uno dice vabbè, quando ci farà pugni mando Luigi. Sì, bravo. Sì, che cazzo sono un Cioè, cane? minchia, sono il tuo cane. C'è gente che viene pagata per fare questa cosa qua, io devo farlo Stiamo gratis. babbiando, cioè. E oltretutto poi vi rovinate voi, ragazzi. La vita vedete che è bellissima. Io quello che dico sempre, dovete avere la speranza sempre che arriva il domani, e la speranza di poter affrontare quello che succede. Io ero partito quando avevo 18-19 anni per lavare piatti in Germania. Oggi mi volete bene, abbiamo creato tante cose, vengono a trovarmi amici, perciò la vita non lo sapete mai cosa vi... non rovinatevela voi, Che tra l'altro la vita è già breve di per sé. oltretutto. Ci siamo oggi, magari domani non ci siamo più, perché cosa? Andare in discoteca con 3-4 amici a fare i cazzoni. A fare casino, senza senso. E mentre stiamo parlando di messaggi importanti, ve ne dico uno che da tempo che lo voglio dire. Fortunatamente Erwin chiedo permesso anche a Sifu, però penso sia molto importante. Se dovesse capitare che avete a che fare con le forze dell'ordine, ricordatevi sempre che sono persone come voi, hanno paura come voi e devono capire cosa voi avete in testa. Non dovete mai essere maleducati, non dovete mai atteggiarvi a più quello che è, dovete essere educatissimi. Se per caso può capitare, loro, ve lo spiego, hanno un atteggiamento un po' duro, e per vedere la vostra reazione, perché giustamente devono capire se siete dei delinquenti oppure no. Perciò siate sempre cortesi, perché le forze dell'ordine sono persone come voi e meritano lo stesso rispetto che diamo a tutti. Perciò siate educatissimi, chiedono i documenti, glieli date, se hanno da farvi una multa è giusto che ve la fanno, perché sicuramente avete sbagliato. Basta. Poi se c'è qualcosa che non va bene, ci sono gli avvocati, ci sono i giudici, e avrete la vostra ragione dove la legge lo prevede. Non fate di più, perché dal momento in cui fate di più state compiendo dei reati contro delle persone che lavorano. Non è né umanamente, né moralmente, né legalmente una cosa giusta. Siate intelligenti. D'accordissimo. Io ho mio papà che è stato 40 anni nei carabinieri. Perfetto, non lo sapevo, Quindi d'accordissimo. Certo, perché io penso che anche nella sicurezza, comunque, come magari quando ricopri un ruolo del genere che fa il carabiniere, le forze dell'ordine in generale, tu hai comunque, ti devi comportarti in una certa maniera, se no ti Sì. mettono i piedi in testa, Sì. se no tu Sì, già sì. dai, se dai la figura comunque della preda, già vedi la gente che comunque... L'atteggiamento militarizzato ci sta, perché comunque hanno un ruolo, hanno la divisa e devono. quindi Però- E rischiano la vita, stanno in strada. Però ricordatevi una cosa, subito dopo l'atteggiamento un po' duro, se voi siete cortesi ed educate, perciò gli fate capire che siete persone per bene, troverete l'uomo che non ha più bisogno della divisa, perciò anche che dovrà farvi il verbale ve lo spiegherà con educazione, vi tratterà come persone per bene. Perciò quella cosa lì non va presa per gridare, spingere, fare le scenette alla Gomorra, che oltretutto sono film che hanno rovinato troppe persone e sono baggianate. La persona seria si comporta in maniera educata, sempre, pure che deve essere arrestata. Qua ci sono i posti, maresciallo fa: la prego, mi tratti con rispetto come io ho trattato lei. Stiamo parlando di casi limite, non vi deve succedere, chiaro. ma se vi comportate male, le manette ve le mettono sbattendovi nella macchina perché state facendo i pazzi, perciò le manette ve le mettono lo stesso. Siate intelligenti, per piacere, e rispettate cortesemente le forze dell'ordine, che fanno un lavoro difficilissimo, e io da sicurezza che è un minimo in confronto a loro,
vi posso garantire, e penso ve lo può confermare anche Sifu, che in confronto loro è 100.000 volte più difficile quello che facciamo noi. Basta. Chiaro. Grazie Erwin, che una ogni volta tanto... e io adesso direi, dopo il discorso del senpai, di andare a parlare un pochettino anche sul fulcro di questo video, che è per la prima volta due discipline completamente filosoficamente diverse in tutto e per tutto. Allora, faccio una breve introduzione io per spiegare bene o male cosa ho capito io del Kyokushinkai, cosa ho capito sempre io del Wing Chun. Mi sembra che il Kyokushinkai sia una disciplina, abbia come filosofia il fatto di l'uomo duro, allenamento all'estremo. Tu devi essere duro perché quando prendi i colpi praticamente devi rimanere in piedi, sempre spirito forte, è sempre condizionato, cioè devi avere un condizionamento tale che ti permette intanto ai primi colpi di rimanere in piedi. Dall'altra parte il Wing Chun abbia una filosofia un po' diversa. La filosofia è io non devo essere più duro di te, devo cercare comunque di evitare con la tecnica determinate cose, quindi correggimi se sbaglio. Vuoi evitare di farmi rompere. Esattamente. È entrato nel gruppo con questo. Per farla breve, il senpai Luigi, il Kyokushinkai per rompere, il Wing Chun per non farsi rompere, ok? E così abbiamo già spiegato. Sì, che cazzo, e mi avete fatto parlare per 3 minuti. Non potevate intervenire dicendo già questa piccola chicca. E quindi niente, a me interesserebbe anche capire un attimino cosa ne pensi tu, cioè per chi è più adatto il Wing Chun e per chi è più adatto magari il Kyokushin. Okay. Cioè per il Wing Chun, per quanto riguarda il Wing Chun. Allora, il Wing Chun innanzitutto come mentalità attrae delle persone che hanno una mentalità diversa, cioè non vogliono essere colpite, quindi non c'è condizionamento. Persone normali, ma normali nel senso che non stanno lì tutto il giorno a fare stretching, a tirare calci alti, a fare 50 flessioni. Poi ovviamente la differenza la fa la persona atleta. Io sono una persona che si allena e quindi posso creare la differenza, però il Wing Chun è per persone normali. Il Giuseppe della situazione che va a fare la spesa all'Esselunga, che se incontra qualcuno in strada deve gestire la situazione cercando di non farsi prendere, cioè perché non siamo condizionati. Chiaro. E se senpai mi tira un low kick mi spacca il femore. E dopo lo proviamo. E dopo lo proviamo. Ho preso È botteglione. venuto a farci combattere. Dai, poi fa le scommesse, già c'è la gente fuori. E queste cose non le sapete voi. Quindi possiamo dirlo che ci sta alla fine, senpai, perché per quanto riguarda il Kyokushin si avvicinano comunque persone che hanno comunque una grinta diversa, no? Che sono magari un po' più, non dico egocentrici, ma un po' più, diciamo, frizzanti di carattere. No, magari... io penso che al Kyokushinkai si possono avvicinare tutti. Poi c'è un discorso, come affronto le prove. Perciò noi non partiamo quasi mai dal concetto di dover l'allenamento è pesante. No, non ti sto spiegando, però ad esempio tu li hai visti i miei allenamenti, se ci sono persone che hanno un'età in più, hanno un problema, gli dico voi fermatevi dove volete. L'agonista no. Chiaro. L'agonista deve arrivare all'estremo, perché un combattimento di Kyokushinkai è molto duro. Però interpretare la pratica odierna del Kyokushinkai come magari la pratica dei grandi maestri che nomino sempre, Shansu Tomowakyuchi, il fondatore Sosai e tutto, secondo me è un po' sbagliata, perché in un dojo di Kyokushinkai voi troverete sia l'estremo sia, a differenza penso del Wing Chun, cosa c'è? Che se proprio mi trovo in un campo di battaglia non cerco di evitare, so che non potrò schivare tutto, perciò penso che può andarmi anche un po' male, perciò devo essere duro, sì, devo essere duro, devo essere preparato, essere condizionato, perché non deve succedere mai. Proverò in tutti i modi che non succeda mai. Nel momento in cui cambio la respirazione è Kyokushin, perciò anche la persona che mi sta di fronte devo cercare di gestirla nella maniera migliore possibile, però parto a presupposto che molto probabilmente prenderò dei colpi. Okay. Ecco, un'altra cosa importante è che loro hanno le gare, noi no. Sì. Ecco. Sì. Quindi nella gara ti devi preparare fisicamente, quindi devi essere fisicamente pronto.
Da noi non c'è questa cosa qua, quindi alcune persone, non tutti, Hanno si snobbato. siedono, dicevano ma a me che cavolo me ne frega, mi metto là, faccio la forma, però è sbagliato, perché la gara potrebbe essere anche il Giuseppe che esce fuori dall'Esselunga e quindi tante persone si allenano poco nel Wing Chun. Chiaro, magari quando subentra il fattore sportivo all'interno di una disciplina si crea poi, cioè si alza il livello a livello di preparazione, no? Sì, però c'è un altro discorso. Quando io affronto il cammino del Kyokushinkai perciò il Kyokushin Karate, e do degli esempi come il nostro Shan e tutto, se decido di affrontarlo uso una frase che diceva Sosai: ogni giorno cerca di espandere i tuoi limiti. Questo che significa? Che se io realmente arrivo a 10 e a 11 non ci arrivo, è giusto che io faccia sempre 10. Però se io posso arrivare a 11 e mi fermo a 10, Non ti sbagli. sì, allora lì sto prendendo in giro me stesso. Bello. Perciò il Kyokushinkai diventa una chiave per aprire il tuo potenziale. E quello è la magia, quello che a me mi ha spinto ad amarlo così tanto, alla follia, anche perché conosco tante pratiche da combattimento durissime, la Muay Thai, però il Kyokushinkai mi ha dato sempre quella chiave spirito forte, che poi ho trasformato anche nella vita, e allora se decido di praticare il Kyokushinkai è perché voglio provare a vedere se arrivo a 11. Non ci devo arrivare per forza, quello è importante da capire, non è che siamo dei torturatori. Oddio. Possiamo diventarlo. Oddio. Piano, senpai. Piano che siamo ancora... Questa è un'intervista. Però non ci sono calli. Perché con Rassa Power Non la ci sono storia i calli. insegna che c'ha le mani di fata. No, io mi tolgo. Torniamo, perché ecco un altro discorso che magari ci potrebbe essere è quello del... Ci sono state anche tante critiche da parte di atleti di altre discipline che hanno detto magari nel Kyokushin, così come anche nel Wing Chun, ma voi non ci avete i colpi in faccia. Ok. E quindi là, per dire, adesso facciamo un piccolo split. Wing Chun, tanti non l'hanno capito quello che è il Wing Chun, e io penso che anche il senpai Luigi... No, io non lo conosco. Esatto, ecco, Infatti mi piace imparare oggi. Spieghiamo al senpai Luigi cos'è il Wing Chun, che la gente pensa che sia solamente uno sport da combattimento o dei colpi. In realtà insegna molto. Allora, in realtà su questo punto di vista qua è molto simile al Kyokushin, cioè ti dà delle chiavi che ti permettono di accedere a chi sei tu, i tuoi limiti, le tue paure, e li affronti durante la pratica. Poi è ovvio, i colpi in faccia non puoi creare la realtà della strada in un contesto come un dojo o un kun, noi lo chiamiamo kun, la scuola dove ci alleniamo, perché sarebbe primo stupido e secondo non serve che io ti faccio capire tirandoti un pugno in faccia che fa male, te lo posso far capire anche senza toccarti. Sì. Quindi io in un video avevo detto tante pratiche marziali come il Kyokushin, il Wing Chun, anche altre pratiche di Kung Fu come il Tang Lang, il Pakwa, sono punti di partenza diversi, ma tutti stiamo andando in un punto unico. Quindi la strada è percorribile da diverse zone. Le arti marziali, poi correggimi se sbaglio, senpai, sono uno strumento essenziale per far capire l'uomo all'uomo, cioè io mi devo capire i miei limiti, le mie paure. Attraverso l'arte marziale posso giocare con queste cose qui, cioè banalmente lo dicevamo negli altri video, è proprio il manuale di utilizzo del tuo corpo. Sì. Cioè tu impari attraverso le tecniche, tutti quei movimenti che fai, impari come muoverti. La gente che sta sul divano e basta, che sta a guardare le partite di calcio, vedono determinate cose e dicono: ma sì, quella fallo, prova a farlo. Poi tanti dicono inizialmente mi dicevano dei video del senpai Luigi che mi calciava e mi faceva male, non si vedeva l'impatto cioè la cosa del boom, diceva no, ma fighter di Muay Thai, quelli fanno male, è impossibile, tu fai finta. Poi arrivava la gente, provava, tornava a casa zoppicando. Idem l'altra volta con quei colpetti così, sì, dal video e dici non puoi capirlo, ma la gente sta a commentare, a criticare dal divano, che non avessero provato saprebbero già di cosa si tratta. Le cose che diciamo
Sai che cos'è? Che la gente, quello che non riesce a fare, crede che sia impossibile anche per gli altri da fare. Perché ognuno quando vede un qualcosa c'ha il filtro della sua mente, quindi io non riesco, no? Prima ho visto sempre che tirava i calci contro il legno là. Io non ce la faccio io, mi fa male, cioè non è che, però non dico ah no vedi è finto il legno, Sì, ecco. Esatto, cioè, tanti, magari non ce la faccio io, cioè non ce la può fare lui. tanti magari pensano che poi sia quel coso là, ma è vuoto in Sì, realtà. sì, no. Una nicchia, io ho provato. Perché? Perché nella mia disciplina non è contemplato. Cioè, piuttosto se vedo uno come Senpai Luigi, che non penso che uno arrivati al suo livello va a rompere le scatole e le palle. Mai, Che- mi vergognerei proprio. Ma uno così a quel livello dico guarda hai ragione, ti do il portafoglio, ti do la spesa, ti do tutto, ti offro un caffè. È quella la vera difesa, perché difesa personale vuol dire che io devo difendere il mio corpo, non devo dire, non è, se no si chiamerebbe dimostrazione marziale. Sì. La dimostrazione marziale ti devo dimostrare che faccio vince, poi mi tiri un calcio, mi spezzi due gambe, cosa devi Però infatti mi sono trovato molto bene a parlare con voi di questa filosofia a livello di comunque difesa personale, perché anche col Senpai Luigi è la stessa cosa che dicevamo noi, Senpai. Quando tu riesci, nella maggior parte dei casi, per far fermare una rissa bastano veramente le parole. La comunicazione. La comunicazione è tutto, molte volte è tutto. Noi nella nostra azienda, questo è un esempio brevissimo, quando l'istituto di vigilanza, lavoriamo da più di 20 anni, all'inizio si tenevano gli schemi antichi, lo schiaffone, le cose, parliamo di veramente 20 anni fa, perché lo facevano tutti. Esistevano veramente gli schemi come far male, come... Certo. Sì. Vecchia scuola. Ma era sbagliata. Poi un giorno, devo dirti la verità, sia io che il mio socio Davide Migliori ci siamo fermati e dice, a me faccio questa cosa che sti energumeni devono dare schiaffi ai ragazzini, faccio, non mi piace. Mi fa, ma lo sai che neanche a me. Ok, cambiamo l'abbigliamento, non abbiamo più mandato pantaloni, giacca e cravatta. Il primo che alzava le mani lo denunciavamo noi. Lo sai la casistica cosa ha fatto? Eravamo noi il problema. Sì. Eravamo noi il problema. Vedi, però ci vuole gente con una Eravamo noi il mentalità problema. che si mette in gioco. Io ho lavorato in discoteca parecchie volte, c'erano anche dei ragazzi che facevano Muay Thai, karate, li distruggevano i ragazzini. No, già i brividi mi vengono. Sì, però era così. Poi era entrata in vigore quella cosa lì del patentino. Sì, dal 2009. Avevo fatto anche il patentino, però c'era gente che non gestiva la situazione. No, con la gente non deve. Io se posso dire la mia, tutte le storie che ho sentito di buttafuori che conosco anche della mia zona, ho sempre sentito parlare di fossate, di persone lanciate denti rotti ogni sera e tutto il resto. A parte vabbè, a livello emotivo, ma poi rischi delle grane, rompi un dente, ti arriva una denuncia, cioè poi col lavoro che faccio, io lo faccio per lavoro, mi rovino. Perché poi aumenta la pena, fai arti marziali, cosa ci facevi in discoteca a lavorare, cioè è un casino. Quindi... C'è qualcosa riguardo al se sei maestro? Cioè, esiste veramente questa cosa dell'arma bianca? Tecnicamente non è tanto proprio così enorme, in poche parole, se tu hai più possibilità di un altro di evitare di fare male a una persona, giustamente il giudice dice, ma mi perdoni, se lei ha studiato così tanto tempo c'era bisogno di smantellarlo a pugni? Ma il discorso cade nel fatto di dire l'eccesso di difesa personale. Quando io tante volte vedo ha fatto bene, no ragazzi, diventa far west, dobbiamo ringraziare che ci sono leggi così restrittive, perché c'è da dire, questo anche devo dire, ho fatto un video molto bello con Manuel Spadaccini che saluto, c'è da dividere cos'è un'aggressione, cos'è un'offesa, cos'è un'aggressione violenta, cos'è un'aggressione verbale. Prima di arrivare a un'aggressione fisica vera e propria, ci sono tanti step. Mamma mia, che non è la spinta stessa non è un'aggressione, cioè è un reato, ma non è un'aggressione violenta, perché il danno che vi potrà fare è, vi dico un'altra cosa, non spingete le persone. La maggior parte delle morti, ascoltatemi bene, la maggior parte delle morti avviene per le spinte, perché quando io spingo forte una persona solitamente cade indietro, se cade indietro sbatte in un gradino o sbatte la testa per terra, perciò la forza di spinta è tutto, muore. Perciò non è per i pugni, non dovete dare né pugni né niente, ma anche spingere, evitate ragazzi, è da sfigati fare a pugni in discoteca, dai. È più pericolosa una spinta che un pugno. Hai visto? Non lo sapevo. Sì. Se io posso dire la mia, guarda, io tutta la mia vita sono andato in discoteca, però
dipende con che obiettivi ci Solo vai. gli sfigati fanno appoggi. Cioè, esatto, io andavo per altri obiettivi e le poche volte che mi hanno rotto i coglioni è finita che dopo 2 parole mi offrivano da bere. Bravissimo. Mi offrivano da bere. Bravo. Oh dai, bella bro, andiamo a bere. Beh, Finiva così. perché Se hanno sai trovato una persona parlare, intelligente. che dici, ma perché devo fare? Ho appena pagato l'ingresso, fuori fa freddo. Ma noi possiamo litigare che ci sbattono fuori, che ci Bravo. cioè, Questo è l'atteggiamento mentale corretto, giusto? capito? Esatto, quindi abbiamo tra virgolette stipulato un po' le difese e i diversi approcci tra quella che è una disciplina marziale non sportiva da quella che è comunque il Kyokushin, che è diventato sportivo comunque è diventato Non è, allora, la gara essendoci una gara logicamente diventa sportiva la prestazione. Noi la identifichiamo non proprio come uno sport vero e proprio, ma come una prova, nel senso che io provo me stesso contro altri allievi di altre scuole, tutto nella pratica del combattimento sotto regole. Perciò quando dite pugni in faccia, le cose, cioè, è perché non conoscete le regole. Anche nell'MMA ci sono le regole, in tutto ci sono regole, perciò ogni disciplina ha un regolamento. Quel regolamento può essere, perché è normale, uno di MMA ci va col coltello, capito? E andiamo nella scherma, quello col coltello ce l'ho con la spada, arriviamo che ci tiriamo le bombe atomiche, la pistola. bravo, ci tiriamo le bombe atomiche, abbiamo finito. Perciò ogni disciplina ha un regolamento, perciò i pugni in fate una figura pessima veramente, perché dimostrate che non ne capite una minchia, perciò evitate le cortesemente. Non ci sono i pugni in faccia perché nel regolamento della gara non ci sono, semplici. Il mio discorso adesso è, dopo tutta questa introduzione sulle varie discipline, quello che sto cercando di fare io comunque con i video è quella di integrare l'integrazione delle diverse discipline. Perché uno che parte magari dal Wing Chun, che magari si basa tanto sulla parte in piedi, sulla stabilità, su determinati principi, perché non può andare a completarsi col Kyokushinkai, dopo il Kyokushinkai fare il Brazilian Jiu-Jitsu per finire anche la cosa a terra, così come idem per chi fa Kyokushinkai che c'è solamente la parte in piedi, manca la parte a terra, c'è il Brazilian Jiu-Jitsu, il wrestling, la greco-romana, ci sono tante altre cose. Si è parlato per tutto sto tempo, secondo me l'obiettivo era sbagliato, era mettere per forza di cose questo è meglio dell'altro, questo è meglio dell'altro, quando in realtà si parla comunque in tutti i casi di regolamenti diversi. Sì, bravo, regolamenti diversi, quindi se ci ragioni non ha senso, perché poi mi hanno detto ma perché non mandi il Sifu a fare un combattimento con il fighter di MMA a pugni e calci? Allora la cosa che dico io, scusa, per fare una cosa reale al 100%, togliamo guanti, togliamo la gabbia, togliamo tutto quanto, con le scarpe e le giacche lo facciamo fuori. Cioè, se proprio vogliamo fare una cosa, si va nel brutale, si va nell'ignoranza. Dio mio, ma può essere che ancora c'è gente che pensa a ste minchiate, caro, ma veramente mi vengono i brividi. C'è il fondo del barile, una stronzata del che genere. Si allontana completamente dalla mentalità marziale, ma pure dalla mentalità umana. Ma di che minchia stiamo parlando, caro? Gente che deve fare a pugni, cioè, ma è la cosa più squallida penso che possa esistere al mondo, cioè proprio da sfigati totali. Cioè veramente, caro, toglietevi dalla testa che un'esibizione di violenza o di aggressività o di brutalità sia una bella cosa. Non lo è da sfigati, punto. Infatti i più sfigati sono chiusi in carcere, sono morti ammazzati, vivono dentro tunnel che si spaventano che li vanno ad arrestare, ci sono truppe speciali che appena escono la testa, pum, vieni con noi, che ti diciamo bye bye. Ma che vita è, caro? A me piace uscire, la famiglia, la macchina, con gli amici, questa è la vita, carosi. Nessuno si è mai concentrato su invece fare qualcosa per tutte le discipline, per unirle, anziché bello. E prendere il bello di No, questo io l'ho fatto, io ho cominciato. Il Senpai Luigi Busa, la verità. Il Senpai Luigi è stato il primo, che posso dire, tra tutti i maestri di karate. Non lo so se è il primo, però è stato bello. Allora, che almeno che si è messa in gioco pubblicamente, si è registrato, ha creato delle cose concrete, ci sei solo te. Così come adesso conosco solamente il Sifu Gianluca, che mi ha dato la disponibilità di mettersi in gioco con un fighter di MMA, provare il Kyokushinkai. Infatti stasera al Sifu gli faremo provare anche una lezione con i ragazzi di Kyokushinkai. Cioè, ragazzi, io mi trovo messaggi ogni giorno, dopo ogni video che faccio, mi trovo messaggi: ma perché non vieni da questo maestro che ti faccio vedere che lui è il più forte, lui è il più... Sì, ok, ma quando gli dico vieni dal Senpai Luigi,
vieni da in gabbia con Walter Cogliandro, spariscono, non mi scrivono più, cioè non mi scrivono più. Allora dico, se uno ha la mentalità aperta di mettersi in gioco, allora vuol dire che fa il caso nostro, che stiamo cercando di unire le discipline e spiegare che tu puoi fare Wing Chun, ma non vuol dire che fai solo Wing Chun, puoi andare anche a fare Kyokushinkai. Io penso che, non so, a te darebbe fastidio, senpai, se qualcuno andasse a fare un'altra disciplina marziale. Io sono felice. Vedi, la mentalità è giusta. Io sono felice, i miei ragazzi, figurati che Lorenzo Rossi, che è stato un campione nazionale per molti anni di Serie A, anche di Serie B prima, quando era poi da cintura superiore diventò campione di Serie A, ma lui era pure un campione di Brazilian Jiu-Jitsu, vinse più volte il Milano Challenge, se non voglio dire stupidate, sì. però io stesso ho praticato 3 anni di Brazilian Jiu-Jitsu con il maestro Fabrizio Nascimento, Cristian Mico, un campione mondiali, europei. Questa è una cosa molto importante. Andate da quelli bravi, però. Non è che hai detto che io faccio Kyokushinkai, già rompo, già non c'ho bisogno di altro. No, se mi porta a terra un lottatore fa una polpettina di Seba Luigi, la verità devo dire. La cosa che mi sono trovato anche col Sifu Gianluca è che mi ha sempre detto che i suoi allievi sono sempre liberissimi e io vi assicuro, io ve lo giuro, tutti i maestri che sento, quando un allievo va a provare da un'altra parte si incazza più. Io non lo so. È capitato anche a me da ragazzino. Io ho fatto pochissimo di MMA e il mio maestro mi aveva detto: se vai a fare MMA vuol dire che non ti piace più il Wing Chun. Ma non è vero. Cioè, perché uno deve precludersi la cosa di provare la bellezza delle discipline marziali? Non va fuori dai miei schemi. Io ho avuto la fortuna, l'avevo già detto in un altro video, da bambino passai al Kyokushin. Io mi ricordo il grandissimo maestro Michele Nicosi allo Shotokan, mi disse: fallo bene, mi raccomando. Perciò i maestri, quando sono maestri, infatti il maestro Michele Nicosi è un maestro eterno, punto, tutti lo amano, lo seguono, Chiaro. e quello è importante. Uguale Sensei Crucillai, i suoi ragazzi vanno a fare K1, quello gli dice bravi, cioè il maestro non ha paura che l'allievo gli scappa di mano, ma di che minchia stiamo parlando? Non sono nostri figli, ma già con i figli non li puoi fare questi discorsi. Carusi, la vita è vostra e chi vi guida, se ha un'apertura buona, è giusto anche che ci tornate. Ma se essendo questi discorsi, ragionateci bene, perché molto probabilmente sarà uno dei vostri limiti. Infatti ora voglio sentire il vostro parere su, prima del Sifu, poi del Senpai. Cos'è per te, Sifu, la figura del maestro? La figura che deve essere il maestro che tu ti desideri per te, cioè che nel senso che magari l'hai trovato, che magari... Il maestro è la figura che ti fa capire alcune cose tue che tu da solo non capiresti e ti lascia completamente libero. Noi ci siamo col mio maestro Sifu Dennis Lee, ci scriviamo quasi tutti i giorni su WhatsApp, ma io quando gli dico guarda sta succedendo questo, ma questo esercizio va bene, mi dice fai come vuoi, basta che rispecchi i principi del Jofen, i principi del Wing Chun. Quindi per me il maestro è la persona che ti guida verso la strada, verso l'obiettivo che serve a te, che poi magari non è solo per lui che dice no, che poi magari un altro mio fratello di Kung Fu gli servono altri obiettivi, quindi il maestro deve avere la capacità di capire le persone. A te serve questo per evolverti, a te invece serve quest'altro. Invece purtroppo capita che tanti maestri sono standardizzati, danno sempre la stessa cosa, ma magari a me non serve quella cosa là. Quindi fare il maestro non è per niente facile, spiegare un'arte marziale e trasmetterla a livello energetico, perché non è la singola tecnica, è proprio l'energia che dà il maestro, e poi il maestro ti lascia libero, come gli uccellini, no? La mamma quando capisce che il piccolino vola lo deve lasciare andare, lo butta giù e deve andare, non se lo tiene lì. Chiaro. Quindi per me questo è il maestro. Per te, Senpai? Per me idem la stessa cosa, però c'è pure un altro discorso, che siccome io ho un legame proprio, penso mio, proprio interno con il Kyokushinkai, con la figura di Sosai, perciò avere il mio maestro che è Shansu Tomo Wakyuchi, per me proprio, non lo so, io non riuscirei proprio a... Ma in che senso questo? Per me è sì, totalmente. Cioè, quindi non riusciresti a replicare quello che magari è stato lui per te? No. Cioè tu pensi ma questo? io neanch'io, io su questa roba qua, io il mio maestro lo vedo come una cosa. Io ai miei ragazzi stesso, può capitare magari quando fare lezione agli occhiali, io gli dico sempre: non sono io il vostro maestro. Il vostro maestro è Shan Sutomo Wakyuchi. Perché dire che sono un maestro io sarebbe imbrogliarli.
Cioè il maestro è l'unico maestro, e nel mio caso proprio personale, tu figurati, quando io devo fare delle decisioni, intanto ci sentiamo per iscritto, gli mando un messaggio, perché per me sembra una figura, io sono molto, vabbè, mi conosci, però con lui non riesco a molto formale, perché per me è una figura, io non lo reputo reale. È proprio una cosa che mi è capitata per tanto tempo con te. No, io non lo merito. Ancora oggi, io per tanto tempo, ci vedevamo, io non ce la facevo a scherzare con lui. Io non riuscivo. Ha esaltato lui poi questa cosa che mi ha permesso di. Ma però perché ha capito come sei tu. Sì, ma lui è una persona stupenda. Invece io proprio con Sean, lui me lo permette, infatti con me è un rapporto per me molto bello. È tutto, però io quando vedo lui vedo Sosai, vedo il Kyokushinkai, vedo i giorni in cui mi è servito per sopravvivere, per farcela ancora un giorno, e infatti penso sempre, faccio il giorno che magari basta, me ne torno in Giappone, se ne va il Kyokushinkai dall'Italia, perché non siamo un Kyokushin noi, nessuno. Però No. ci si sta lavorando. Io non puoi arrivare a quel livello, oltre che di karate, di essere umano. Io mi ricordo una volta gli raccontai una cosa che poi è stata risolta, ha deciso di riaprire il dojo, perché lui mi lasciò libero anche di chiuderlo. Me l'ho spiegato, lui mi disse una frase bellissima: finalmente potrò dormire con il cuscino sotto la testa. Lui? Sì, perciò significa che in tutto quel tempo che mi ha dato 2-3 anni, lui ci ha sofferto, però non me l'ha mai detto. Ok. Dico, finalmente posso dormire sereno. Vedi, per la cosa che parlavamo prima questo, del maestro. Questo è un maestro. Cosa vuol dire un maestro? Questo è un maestro, una parola, o tante volte magari, che ne so, eravamo agli europei, mi diceva una frase, io magari in quel momento occidentale, ma poi tutta una volta ti capita una cosa nella vita, poi Luigi, arriva grande cuore. Bravo, arriva la parola e dici, lui già, e quello è il maestro. Però il maestro ti lascia libero. A me Sean non mi ha mai imposto nulla. Sean mi ha sempre detto, quando abbiamo avuto aiuto di altri senpai, sensei, e poi gli dicevo, con il ragazzo, sei sempre stato tu. Perciò ti dice quella parola che ti dà il permesso di proseguire il cammino, perciò ti sta continuando a dire continua senza spingerti, perché tu devi camminare, e per me quella è magia. Tanti purtroppo non hanno avuto questa fortuna di trovare persone magari come tu hai trovato nel maestro Dennis Lee, il senpai Luigi in Sean, e quindi questa cosa è per tanti il maestro è quello che scambiano il maestro con l'istruttore. Sono due figure completamente diverse. Io ci tengo a dire questa cosa qua: la fortuna aiuta gli audaci, perché io ne ho cambiati un bel po' di maestri. Ah sì, sicuramente non fossilizzati. E quando risuoni con la stessa energia, che dici aspetta un attimo, questa persona qua è diversa dalle altre, e quindi ti riesci a indirizzare, no, verso il cammino. Lo capisci quando una persona è una brava persona. È giusto quello che ha detto. Io ho sempre avuto la figura mentale di Sean come figura suprema. Anch'io ho cambiato vari sensei, senpai, ma non per insegnarmi, per andarmi ad allenare e tutto, perché alla fine sono esseri umani, alcuni con cose meravigliose, altri con cose pessime, però sono esseri umani, perciò alcuni li abbandoni, li lasci dove sono, con altri crei un nuovo cammino e scopri magari cose che non hai scoperto prima. Però io identifico solo ed esclusivamente come maestro, ma da quando ero ragazzino, solo Sean Wakyuchi. Tutti gli altri io penso anche con molti danni nelle cinture e cose varie, però maestro per me è una parola molto importante, molto importante, che ricordiamo non è da scambiare con la parola istruttore. No, istruttore è quello che allenatore, a fine mese guarda solamente la questione iscritti. Oggi quanti iscritti c'ho sto mese? Ma che è 30, giusto, perché bisogna pagare pure le bollette. Ma infatti non dico quello, però c'è chi ti insegna la tecnica, c'è chi ti insegna un percorso. Sì, bravo. Quella è la differenza, bravo. No? Quindi per me un maestro deve essere questo. Cioè a me, per dire, io quello cerco da una persona che voglio chiamare maestro. Non è facile. No, non è facile. Io direi adesso che dopo questa chiacchierata molto interessante è arrivato il momento di far provare al Sifu Gianluca una lezione di Kyokushinkai.
perché si è messo, mi ha dato la disponibilità di mettersi alla prova. E ricordiamo una cosa importantissima questa: bisogna ringraziare persone come il Sifu Gianluca e il Senpai Luigi e non dire no ma il mio maestro è ancora più. Lascia stare quello, comincia a pensare sulla disciplina, non pensare solo, perché molti pensano al loro ego e basta, non vanno a È una pensare. sfida, Caruso, non ci sono premi, non ci sono soldi, non c'è niente, uno dice minchia. Però se una disciplina diventa famosa, adesso il Wing Chun è diventato famoso in Italia grazie ai video che abbiamo fatto, tutti gli altri maestri che avranno il dojo pieno perché il Wing Chun è finalmente diventato di nuovo figo, no? Cioè dico, perché io devo andare a rompere il coglione a quello e dire no ma lui non è un vero maestro, io sono un vero maestro, così come quando dicevano no ma il Luigi non è un maestro, un senpai. Cioè, ok, ma ti rendi conto che Luigi è un senpai, io non sono maestro, no, non è bugiardo, è solo bugiardo, è un sensei, dovrebbe essere sensei, ma vabbè, al di là di questo è quello il punto, cioè c'è sempre quella cosa di guardare il fatto, non guardano l'obiettivo sul lungo, guardano sempre l'obiettivo personale. Perché? Perché in questo video c'è Sifu Gianluca Fumarola e Senpai Luigi e non loro. La verità è questa, perché tanti di quelli che poi mi criticano nei commenti e criticano le persone che porto sono quelli che prima mi chiedevano se potevi venire, facciamo il video Erwin quando passi qua da noi, poi faccio il video di Wing Chun con lui e dicono io non avrei mai permesso il maestro fosse serio, non le avrei mai permesso di scrivere certi titoli o certe cose, vero che sparano a 6 minchiate pure sui titoli, manco capiscono che è fatto per incuriosire. Esattamente, che la gente vede scritto il senpai più forte d'Italia, il Sifu più forte d'Italia, cosa che tra l'altro è vera. Non è vero, è lui che poi ci bagna il biscotto, capito? Mi sta mettendo mezzo guai. Ma perché voi siete troppo umili e non lo dite? Qua ci va una persona esterna, Erwin, il CEO degli sport da combattimento, che in un video pubblico si espone e dice che abbiamo le due persone più forti nelle loro discipline. Non ne esistono altre, almeno sul territorio italiano. No, non è vero, non è vero. E questa conta come chiusura. Non ho bisogno di conferme. Posso pensare quello che ho. In un mio video posso pensare le cose che voglio. Pensare quello che vuoi, ma non è vero. Ci sono persone nel Kyokushin che di me in Italia sono 10 volte superiori, anche 20. Perciò la verità bisogna dire, sparare minchiate non serve a niente. Ci sono tantissimi maestri bravissimi che hanno molto bravi nel Wing Chun, quindi poi sì, noi abbiamo vinto tante gare, abbiamo fatto tante belle cose, abbiamo fatto parlare del Kyokushinkai, l'ho fatto con grande amore per il mio maestro, con grande amore per il Kyokushin. È giusto che ora se ne parli ovunque, che nascano dojo di qualunque forma, va benissimo, però io non ho mai detto né di essere un maestro né di essere più forte, tutto. Queste sono le minchiate che dice lui. Le minchiate vieche. Tanto questo pezzo lo devo montare io, quindi lo tolgo. Questo pezzo lo che sta dicendo di essere un maestro. Sì, metto solamente le parole. Io sono la voce maestro. con la IA, intelligenza artificiale. Ciao, io Luigi con la verità. Rombo tutti i maestri. Parole del senpai. Se sentite cose diverse è l'intelligenza artificiale. E quindi niente, adesso io direi di far provare al Sifu Gianluca un allenamento di Kyokushinkai e fargli provare qualcosina sulla sua pelle di quello che è la disciplina del Kyokushinkai. Te la senti di provare poi anche un piccolo kumite? Tu stesso me l'avevi chiesto. Sì, un kumite con il senpai in cui che mi rompe così almeno. Esattamente. Cioè, no, perché sei il Sifu più forte in Italia, quindi è impossibile che e alimentiamo. Quindi ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Hajime! Ed è successa adesso una cosa che, come tutti i tuoi allievi adesso sono fortunati ad avere una persona onesta come te. E nel caso di Gianluca i tuoi allievi, che è lo stesso, che quando parlano di te comunque sono, e si vede, no? L'unione che c'è anche nel vostro gruppo. E mi sono dimenticato che cazzo volevo dire. Sì, no, perché stavo pensando adesso a mille cose insieme. Cambia argomento. No, questa roba mi interessava. Sugli allievi perché che sono fortunati. Sugli allievi. Che minchia stavo dicendo? Poi che abbasso un po'. Che ho fatto? Sì. Tu pensi? Che minchia stavo dicendo? Porca miseria. Ormai stai invecchiando. Sta registrando. Non sei più l'Erwin di una volta. Sta registrando. Questo.
Che minchia vuole? Che ne sa, comparso, lo sa tu. Sta parlando. Adesso lo mettiamo nei film tipo americani dopo. Sì. Ma che cazzo sai a fine video tutte le scene? Sì, la figura. Dicendo che era interessante il punto di vista degli allievi, che anche gli allievi guardano, che siamo fortunati noi avere lui e i suoi avere. Sì, però era per collegarlo a un'altra cosa ancora più complessa. Che vabbè, magari mi verrà. Un po' complesso. Maestro e istruttore. Sì, magari mi verrà. Che erano i belli tempi che gli davamo legnate e basta, solo quello. Senti, chiave nero, già tempi. Sì, senpai, però. Minchia, queste gambe non reggono più adesso. Cioè, io capisco che il tuo cuscino dovrebbe indurire, ma io dopo tutte ste botte. C'è sempre a Scatizzi gli ho detto non li sento perché ormai faccio il Kyokushin. Ma perché Scatizzi non fa Kyokushin. Chi pensa che appena ti riprende ti fai stare uso polpetta. Scat, ti vogliamo bene, Scat. E ti porterà al dojo prima o poi. Bello, cavolo.